Il concetto di cibo mentale è semplice. Proprio come il cibo che mangiamo plasma il nostro corpo, le informazioni e gli stimoli che assumiamo con i sensi plasmano la nostra psiche, le nostre emozioni e il nostro benessere generale. C'è un antico proverbio: il corpo diventa ciò che sono i cibi, come lo spirito diventa ciò che sono i pensieri. Il Buddha insegnava che nutrire la mente con avidità, odio e illusione rafforza queste qualità e che praticare la consapevolezza ci permette di custodire le porte dei sensi e di curare un'esperienza più pura. Epitteto insegnava che la mente dovrebbe essere protetta come una fortezza dagli eventi esterni per mantenere la pace interiore e la libertà. Secondo la filosofia rosacrociana, i pensieri puri costruiscono i veicoli più raffinati. In Come un uomo pensa di James Allen, la mente è paragonata ad un giardino che deve essere coltivato. Trattando i pensieri come semi, gli individui scelgono di piantare idee positive e costruttive o di lasciare che crescano le erbacce dei pensieri negativi. Questo plasma il carattere dell'individuo e determina i suoi risultati nella vita. GIGO, garbage in, garbage out, spazzatura in entrata, spazzatura in uscita, è un principio informatico che esprime semplicemente come la qualità dell'output sia direttamente determinata dalla qualità dell'input. Non si vuole immettere codice spazzatura nel proprio computer e certamente non si vuole immettere spazzatura nella propria mente. E i social media, per la maggior parte, insieme a gran parte dei mass media, sono spazzatura. Gli studi dimostrano che lo scrolling abituale sui social media causa desensibilizzazione, riduzione della concentrazione, dipendenza da dopamina, compulsione, ansia e depressione. L'esposizione ai media politici, indipendentemente dall'affiliazione politica, aumenta i sentimenti di disperazione, sconforto e paranoia. E questa psicologia è ben nota. Quando le persone vengono mantenute in questo stato volontario di isteria, vengono facilmente guidate in qualsiasi direzione il pastore desideri. Tecniche chiamate micro-targeting e iperspinta vengono utilizzate contro gli utenti dei social media per alimentare conflitti e comportamenti reattivi e per creare camere di risonanza che moderano le visioni del mondo. Questo manipola le emozioni di tutti gli utenti dei social media a livello inconscio, impedendo loro di porsi domande più profonde. La manipolazione dei social media, sponsorizzata dallo Stato, viene ufficialmente utilizzata in oltre 60 paesi per condizionare le menti delle masse. La propaganda è molto popolare tra i governi perché chiunque ne è facilmente influenzabile. George Ivanovich Gurdjieff chiamava questi input sensoriali e psicologici provenienti dal mondo esterno impressioni e insegnava che le impressioni sono il cibo più elevato e importante, che richiede consapevolezza cosciente per essere assimilato correttamente. E avvertiva che senza un senso di autoconsapevolezza ben praticato, la personalità acquisita, ciò che alcuni chiamano ego, gestirà male le impressioni, facendo sì che le persone ne siano ipnotizzate e avvelenate. Per superare questo è necessario interporre la coscienza nel momento in cui si riceve l'impressione. Quando arriva un'impressione, fermatevi e osservatela oggettivamente e osservate come i vostri pensieri, le vostre emozioni e il vostro corpo reagiscono ad essa. Usate la riflessione per affrontare correttamente l'impressione e, se necessario, reindirizzatela al centro intellettuale per l'analisi. Per diventare veramente bravi in questo, potreste sedervi comodamente ogni sera prima di andare a letto e ricostruire l'intera giornata lavorando a ritroso, scena per scena. Per molti questo richiede uno sforzo costante, ma astenersi dai media violenti e nutrirsi di stimoli più positivi ha i benefici di ridurre le reazioni egoiche, ridurre lo stress, aumentare la pace e favorire l'evoluzione spirituale. Studi sulla deprivazione mediatica e sulla salute mentale dimostrano che anche prendersi una pausa per 1 o 2 settimane riduce significativamente ansia, depressione, solitudine e insonnia. Studi hanno dimostrato che ascoltare musica classica non lirica riduce lo stress e la depressione, migliorando al contempo la cognizione e l'elaborazione emotiva. Migliora la qualità del sonno, la memoria e la mobilità degli anziani. Fai attenzione a ciò che mangi. Come disse Nietzsche, se guardi a lungo nell'abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te. Report Gregory's, traduzione e voce Dino Tinelli.